Dimet Özdemir ha spalancato una porta sul suo mondo emotivo e lo ha fatto in un momento in cui tutti si chiedono ancora una volta perché le sue storie d'amore sembrino bruciare in fretta. Benvenuti sul mio canale YouTube, Stelle Turche Rivelate. Prima di addentrarci, iscrivetevi se non lo avete ancora fatto. È grazie al vostro sostegno che possiamo raccontare ciò che gli altri sussurrano soltanto. Da anni la vita sentimentale di Dimet è un argomento che non smette di accendere conversazioni. Momenti catturati dietro le quinte, post criptici, apparizioni intense sul set e naturalmente il legame con Can Yaman, quell'alchimia luminosa che ha fatto sognare milioni di persone e, allo stesso tempo, ha attirato un'attenzione soffocante. Sempre conosciuta per l'energia che sprigiona e il sorriso capace di spostare l'umore di una stanza intera, Dimet stavolta ha stupito i fan con una confessione che ha cambiato il tono della conversazione. In un'intervista, parlando senza filtri, ha detto che non si considera una persona eccessivamente emotiva. Non una dichiarazione fredda, ma un'affermazione che racconta un modo diverso di vivere l'intimità, prudente, lucido, autonomo. È come se avesse voluto dire che, nel suo universo, il sentimento esiste e come, ma non si affida alla tempesta, cerca piuttosto la bussola. Il periodo in cui la fama l'ha travolta è stato anche quello in cui gli affetti sono diventati tema pubblico. Le prime storie, quelle nate lontano dai riflettori, restano ancora oggi appena intuibili, come è giusto che sia. Poi è arrivata la grande luce, e con quella i titoli, i mormorii e i giudizi. Tra gli episodi più discussi, quelli che riguardano la sua relazione con Can Yaman, i silenzi parlanti, i sorrisi rubati sul set, i messaggi social interpretati come indizi e controindizi. Dimet ha ammesso di aver fatto fatica a costruire legami profondi quando tutto, attorno a lei, spingeva ad affrettare tempi e significati. La pressione mediatica è stata spesso il rumore di fondo, a volte un vento contrario. C'è chi vedeva soltanto il volto che appare in televisione, ha spiegato con franchezza, e non la persona completa. Da qui quelle storie appena cominciate che sembravano arrivare subito a un bivio, e da qui l'equivoco più grande. Che la Dimet solare dovesse essere per forza incendiaria anche nell'amore. Lei, invece, ha chiarito che il sentimento lo ama davvero, ma vuole viverlo interamente con chi sappia tenere il passo con la sua verità. È in questo quadro che si inseriscono i momenti con Can Yaman, tanto magnetici da diventare materiale infinito per i giornali. Alcuni tabloid hanno calcato la mano su frizioni e divergenze, interpretando un like, una mancata foto, un'intervista di lui come prova di chissà quale terremoto. In un'occasione, post di Can sono stati ingigantiti fino a trasformarsi in titoli roboanti. Dimet ha tenuto il punto. In molte di quelle circostanze è stata fraintesa, e soprattutto determinata a difendere la sua privacy. È come se avesse tracciato un confine. Ciò che arriva al pubblico è una parte della storia, non il suo intero cuore. Parlando con calma del passato, Dimet ha riconosciuto che ogni capitolo le ha lasciato qualcosa. Le sue parole sono state nette e mature. Ogni relazione, anche quando non arriva alla meta, è un passaggio che educa. L'amore, per lei, non è soltanto brivido e vertigine, è anche comprensione di sé, e il coraggio di non accontentarsi quando manca l'allineamento profondo. Una visione che suona affine alla parabola di Can, abituato anch'egli a convivere con l'eco delle aspettative altrui. Attorno a loro, la giostra delle voci non si ferma mai. Un commento di lui, una scelta di lei, e subito i riflettori tornano a bruciare. A volte sono state parole di Can a riaccendere curiosità, altre volte sono stati i post di Dimet, asciutti e misurati, a far partire il tam tam. Così i social lo hanno restituito, a ondate. Messaggi pieni di affetto, analisi improvvisate, sospetti, e anche tanta solidarietà. Le reazioni dei fan sono state un coro a più voci. C'è chi l'ha applaudita per la schiettezza, leggendo nella sua sincerità una maturità rara. C'è anche chi ha interpretato la sua ammissione come la prova di un freno emotivo che la protegge ma, forse, a volte la allontana. Si è letto di tutto. Che Dimet è autentica e pragmatica, che se una storia finisce presto è perché la scintilla non diventa fiamma, che la sua forza è scegliere e proteggersi, che non trasforma l'amore in gioco, che difende se stessa prima di perdersi. In mezzo a tutto questo, la figura di Can è rimasta il contrappunto perfetto, passione e istinto, carisma e disciplina. L'uomo che al mondo della coppia porta un'energia riconoscibile e che proprio per questo viene scandagliata al millimetro.
Dimet ha anche spiegato come intende il sentimento. Preferisce tenere il timone saldo, non lasciare che l'onda decida al posto suo. Non significa che non provi, significa che prova in un modo diverso. Ha raccontato di come, sul set, cerchi sempre di restare sincera e al tempo stesso composta, come se il mestiere e la vita dovessero parlarsi senza confondersi. E chi ha osservato le interazioni con Khan dietro le quinte ricorda bene quegli scambi intensi e misurati. Complicità evidente e, insieme, una linea di rispetto che non veniva mai valicata. Fotografie pubblicate a orari strategici, sguardi incrociati nelle pause, una mano che sfiora ma non stringe troppo, segnali che hanno alimentato la curiosità senza mai dichiarare tutto. Tornando a guardare indietro, Dimet ha ribadito che da ogni relazione qualcosa si impara, anche quando si fa male. È un pensiero che ha risuonato forte nei media, perché la sua vita affettiva è stata a lungo una pista su cui tutti hanno corso. Gli amori brevi sono diventati titoli, i silenzi interpretati, le parole misurate trasformate in teorie. C'è chi ha sostenuto che faccia fatica a legarsi davvero, c'è chi la ammira proprio perché incarna l'immagine di una donna moderna e indipendente. Le sue ultime dichiarazioni hanno riacceso il dibattito. Una relazione non può funzionare se viene a mancare quell'intesa emotiva che tiene tutto insieme, ha spiegato, e per questo a volte è meglio fermarsi. In quel pensiero, molti hanno visto uno specchio della storia con Khan, un sentimento potente che chiede protezione, una luce bellissima che ha bisogno di spazi per non bruciare. La sua franchezza ha riacceso l'attenzione sul privato. In poche ore i commenti sono tornati a correre, gli articoli a moltiplicarsi. C'è stato chi l'ha ringraziata per aver parlato senza paura, e chi l'ha criticata per una presunta distanza. Eppure la linea di Dimet non è mai cambiata. Scegliere di non sbandierare tutto non equivale a non sentire, è la decisione di custodire ciò che si vuole salvare. Negli ultimi tempi, lo si è visto chiaramente, ha adottato una postura più prudente e ha rimesso il lavoro al centro del suo orizzonte. Aspetto la persona giusta, non ho fretta, ha confidato con serenità. Una frase che suona come una promessa a se stessa, e che molti hanno letto in relazione a Khan, compagno di intese e di attese. In questa nuova fase, Dimet mette al primo posto il proprio benessere, la qualità delle scelte, l'onestà con cui riconoscere quando un passo è giusto e quando non lo è ancora. È un modo diverso di camminare verso l'amore, non a strappi, non per compiacere lo sguardo altrui, ma per costruire qualcosa che resista. Alcune rubriche di costume l'hanno definita una donna intelligente che aspetta l'amore, definizione che ha fatto il giro dei social e ha diviso, come sempre, i commenti. Tra chi chiede un ritorno di fiamma con Khan e chi preferisce che restino custodi di quanto condiviso, l'eco non si spegne mai. Anche senza un annuncio di coppia permanente, l'approccio di Dimet racconta un modo molto contemporaneo di stare nelle relazioni. Non rinuncia al sentimento, ma non lo lascia definire ogni cosa. Non si aggrappa, ma neppure chiude la porta. Questo, paradossalmente, la rende ancora più magnetica, perché l'amore, quando non è una sceneggiatura, pretende coraggio. Sul lavoro, intanto, porta sul set la stessa sobrietà e la stessa intensità, e questo doppio binario viene spesso sottolineato in programmi di intrattenimento e siti di spettacolo. Ci si chiede come le esperienze con Khan abbiano affinato il suo sguardo, e si scorgono riflessi chiari. Pazienza, misura, la scelta di non confondere la scena con la vita. I social restano il teatro preferito dei piccoli indizi. Ogni intervista, ogni foto, ogni didascalia spinge i fan a interpretare il cuore e la testa di Dimet e spesso anche a indovinare il posto di Khan in quel racconto. C'è chi nota l'orario di un post, chi legge il significato di una frase, chi confronta scelte di stile. È un gioco che la mantiene al centro dell'attenzione e allo stesso tempo costruisce un legame speciale con chi la segue, perché, pur non raccontando tutto, Dimet fa intravedere sempre qualcosa del suo percorso. Queste rivelazioni hanno rimesso in luce un aspetto che talvolta si perde dietro le luci del set. Dimet non è solo una star, ma una donna con una personalità emotiva complessa e profonda. Ogni volta che parla, aggiunge un tassello a un mosaico che non vuole essere immediato. La sua idea di amore, il suo bisogno di indipendenza, le sfumature che sceglie di proteggere, sono diventati argomenti che animano il mondo dello spettacolo. E la figura di Khan, così centrale nella sua narrazione pubblica, continua a essere parte del quadro anche quando non c'è un titolo a confermarlo. Il risultato è che l'industria ne discute e il web vibra,
perché ogni confessione apre una finestra e solleva domande nuove. Dimet preferisce muoversi con cautela, tenere l'equilibrio, evitare di farsi travolgere. A volte può sembrare che la connessione emotiva le sfugga, ma ciò non significa che non attribuisca valore al sentimento. Anzi, lo considera una strada da percorrere con attenzione, una sequenza di passi che insegnano. E ogni storia, anche quelle vissute con l'intensità di Khan, le lascia in dote una parte di verità. Se volete seguire da vicino le confessioni di Dimet Özdemir, i segnali che la legano a Can Yaman e le rivelazioni che col tempo sceglierà di condividere, ricordate di iscrivervi al canale e attivare le notifiche. Qui su Stelle Turche Rivelate vi aspetta sempre il racconto che nessun altro ha il coraggio di fare. E adesso tocca a voi. Che cosa pensate della visione dell'amore di Dimet? La leggete come una donna davvero innamorata o come qualcuno che fatica a fidarsi fino in fondo? Parliamone nei commenti. Noi ci vediamo nel prossimo video, con una nuova pagina di questa storia che non smette di tenere il fiato sospeso.